Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Angelina Jordan, cantante norvegese bravissima. Ho già fatto altre reaction su di lei, ma adesso faccio un passo indietro, ritorno a quando aveva 8 anni a Norway's Got Talent. E qui mi avete fatto tante richieste in realtà di canzoni che avrei potuto analizzare, ma quando ho visto che ha cantato Bang Bang non ho potuto esimermi, perché è una canzone veramente che mi piace tantissimo e non ho mai ascoltato questa versione di Angelina Jordan, quindi sono molto curioso. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati sui prossimi video. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare commenti tecnici di analisi vocale, ma se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate in descrizione. Andiamo ad ascoltare. I was 5 and he was 6. We were horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Ok. Music plays and people sing. Just for me the church bells rang. Wow. Now he's gone, I don't know why. Until day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the life to chime. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. My baby shut me down. Assurda. Pazzesca. Ok, allora, adesso non ho voluto interrompere perché l'esibizione è abbastanza breve. L'ho ascoltata con molta attenzione e adesso vi dirò alcuni dettagli, magari la riascoltiamo tutta e provo ad analizzarla meglio. Premessa, questo brano io la conosco nella versione di Nancy Sinatra, mi piace tantissimo quella versione, tra l'altro è la stessa versione che sta cantando anche Angelina Jordan, quindi questa versione chitarra e voce, con questo tremolo anche sulla chitarra molto bello, suggestivo, malinconico. Mi piace moltissimo il sound di questa canzone, mi piace moltissimo anche il testo, poi vediamo meglio anche il testo. E io sono molto legato a questa canzone perché sono un appassionato di Tarantino, come potete vedere dalla maglietta, e c'è ovviamente nei titoli di testa di Kill Bill questa canzone che è perfetta per quel film. Comunque, chiusa parentesi, allora lei è stata veramente incredibile, bravissima a 8 anni. Qui a 8 anni cantare in questa maniera è veramente assurdo, impensabile, è veramente bravissima, ha una gestione proprio dell'interpretazione, del palco, del vibrato, della sua voce in generale, precisissima, veramente incredibile, una promessa, assolutamente. Infatti poi ho sentito anche l'Angelina Jordan più recente e, viste le premesse, non poteva che andare in quel modo, cioè è diventata una cantante veramente, un'artista a 360 gradi, bravissima, veramente un'eccellenza nel panorama attuale. Comunque,
Proviamo a riascoltarla da capo. Ah, scusate, io la conosco nella versione di Nancy Sinatra, però l'originale è scritta da Sonny Bono, se non ricordo male, e interpretata per la prima volta da Cher. Questa chiaramente è una versione un po' diversa, però volevo solo essere preciso sulla composizione originale. Allora, proviamo a riascoltare da capo. I was 5 and he was 6. We were horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang. Ok, allora, intanto qui emergono già tante cose interessanti. Il fatto che riesca veramente a interpretare questa canzone modulando la voce in maniera credibile, originale, interessante e molto efficace. Il suo vibrato è una cosa fantastica, io lo adoro anche nelle altre canzoni che ho sentito fare da lei, sia più recenti, sia anche comunque qui quando era più piccola. È veramente un vibrato curato, personale, veramente molto personale, gestito benissimo. Questo vibrato, in questo caso anche un po' jazz, perché va a vibrare su una consonante nasale, quindi va a fare bang bang, fa questo, ok? Che è una cosa che si sente più appunto su generi un po' più vintage, diciamo, e lei ha questo mood e diciamo, questo legame con questi generi un po' più retro. Mi piace moltissimo come è vestita, veramente efficace anche questo vestito bianco, sembra un vestito, non saprei, da sposa, sembra quasi, no? O comunque da damigella, particolare, sembra veramente un angelo che sale sul palco e inizia a cantare, però con questo tono malinconico, quindi ci sono dei contrasti in questa canzone, la dolcezza con cui la canta, però anche la malinconia. E lei è brava a rendere questa cosa, non è una cosa facile da fare, non sta cantando solo bene, sta cantando bene in maniera credibile, in maniera molto matura, e con una performance completa. È veramente molto molto brava in questo. Proviamo ad andare avanti. Made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang. Scusate, mi è piaciuto moltissimo come si è spezzata la voce su quel white, ha fatto un piccolo fry praticamente. Molto personale anche questo, sta interpretando, probabilmente, non so se lei conosce il significato profondo di questo testo, che è comunque un testo abbastanza drammatico, abbastanza, sì, diciamo che va a porre va a mostrarti una situazione di disagio, di malinconia, e quindi non lo so, ha un inglese perfetto, questo assolutamente, bravissima, anche se più avanti dopo ha sbagliato qualche parola, poi vi faccio vedere dove, però ha un inglese veramente molto credibile per una bambina di 8 anni, quindi assolutamente eccellente. Però non so se abbia questa consapevolezza del testo, ma anche se non ce l'avesse, diciamo così, riesce comunque a farti credere che sia completamente dentro la canzone, che te la stia veramente vivendo mentre la sta cantando, e quindi la viviamo anche noi con lei mentre l'ascoltiamo. È veramente molto molto credibile. Andiamo avanti. Bang. I shot you down. Bang, bang. You hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Molto brava nei fraseggi, anche su questa nota bassa che ha tenuto alla fine, molto molto brava. Ha questo suono anche un po' arioso, che è diventato anche un po', mi sembra, il suo marchio di fabbrica anche poi da adulta, quindi diciamo che già qui riusciamo a sentire tutte le caratteristiche timbriche e interpretative che poi svilupperà ulteriormente e renderà più complete da adulta. È veramente interessante, e avere già tutto questo potenziale a quell'età è una cosa assurda. Veramente, veramente molto brava.
cantanti così ne nascono veramente una su 1 milione, non lo so, fantastica. Poi mi ricorda molto anche in questa apparizione visivamente, mi ricorda molto Amira Billy Gargan che diciamo, mi ricordo di una sua esibizione che era vestita completamente di bianco con questo vestitino e aveva, credo, la stessa età, forse aveva 1 anno in più, comunque più o meno coetanee, e fantastica. Quindi ho fatto reaction anche su di lei, quindi se volete andarle a vedere le trovate sul canale. Comunque andiamo avanti. Music plays and people sing. Just for me the church bells ring. Bellissimo. Ma avete sentito come ha modulato quella frase quando dice church bells rang? È stato veramente emotivo. Scusate, un po' prima. Just for me the church bells ring. Quel vibrato messo a metà della frase, con quella variazione anche, perché ha fatto una nota leggermente diversa dall'originale, almeno da quello che ricordo, ha reso il tutto più personale, molto fedele comunque alla versione originale, versione di Nancy Sinatra, però comunque personale, l'ha reinterpretata a modo suo, è una cosa assurda veramente per una bambina, bravissima, pazzesca. Chiaramente la canzone è stata anche tagliata per esigenze di programma, probabilmente perché manca una strofa, qui è passata direttamente allo special, però comunque ci sta, perché dovevano stare, credo, nei 2 minuti canonici di esibizione. Va bene, andiamo avanti. Now he's gone, I don't know why. On today, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the life to time. Ecco, qui ha sbagliato le parole, poverina, ma probabilmente era anche emozionata, era preoccupata di ricordarsi tutte le parole. È stata l'unica frase che ha sbagliato, anche la frase prima quando dice Until this day, sometimes I cry. Però va bene, adesso io che conosco la canzone me ne sono accorto, ma probabilmente lì per lì non se ne è accorto nessuno. Però è importante quella frase perché sta, diciamo, la canzone è geniale per come è scritta, ok? Perché ha questa metafora del gioco dei bambini, no? Che fanno finta di spararsi a vicenda, e appunto racconta di questi 2 bambini, maschio e femmina, che da piccoli giocano insieme, poi da grandi si innamorano, si sposano, vivono felici, ma poi lui se ne va, la lascia da sola, e questa metafora del colpo di pistola, no? Che ti spara dritto al cuore diventa questo dramma della relazione finita, ok? Quindi è veramente geniale nella scelta delle parole, veramente una canzone gigante, ho i brividi veramente mentre ne parlo, e quindi lei è molto brava a interpretarla. Lì si è persa un po' col testo, ma vabbè, la perdoniamo, è stata bravissima. Vediamo il finale. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Brava. Qua anche qua secondo me ha invertito le parole, perché qui il testo è importante perché dice ribalta il primo ritornello, ok? Vediamo un attimino se mi ricordo cosa dice. Qua, scusate. I shot you down, bang, bang. No, non è I shot you down, è you shot me down, ok? Quindi, perché mancava la seconda strofa, probabilmente mancando la seconda strofa questo contrasto non può essere più fatto, perché in realtà ha ripetuto lo stesso ritornello dopo la prima strofa e quindi l'ha ripetuto uguale. Vabbè, comunque non fa niente, sì, qua è stato un'esigenza di tagliare la canzone, quindi poi anche l'ultimo ritornello è stato cambiato. Comunque è lo stesso, non fa niente. Riascoltiamo il finale.
You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shut me down. Wow. My baby shut me down. Brava, veramente molto brava, si sente anche che è molto emozionata, si sente dal respiro che ha preso alla fine dopo aver concluso la canzone ed è molto tesa, lo vedete come tiene il microfono con le mani, ci sta perché comunque è piccola, però è veramente un talento incredibile, bravissima, mi è piaciuta moltissimo questa esibizione, ne ascolterò sicuramente altre e le analizzerò insieme a voi. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Angelina Jordan e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Non dimenticate di abbonarvi se volete ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ci vediamo al prossimo video, ciao!